Ciao a tutte, oggi un bel progetto di cucito creativo facile. Vi farò il tutorial passo passo. È un progetto adatto a tutte, anche a chi magari non sa cucire oppure non ha la macchina da cucire. Potete anche incollare tutti i pezzi che mano a mano vi farò vedere. Per realizzare la struttura, magari la cucitura a mano. Per tutto il resto potete utilizzare anche la colla a caldo. Io ho la macchina da cucire, quindi userò la macchina da cucire per tutti i pezzi che andrò a realizzare. Vi ricordo che giù nella descrizione del video vi posterò sempre il cartamodello gratuito e per chi magari non può scaricarlo, mano a mano darò le misure di tutti i pezzi per realizzare la natività, perché oggi realizzerò proprio la natività, sarà bellissima, sarà molto delicata. Per questo progetto potete utilizzare qualsiasi tessuto, potete soprattutto utilizzare il panno lence, così non ci sarà bisogno di rifinire tutti i margini, e potete sia cucire a mano la struttura dei tre personaggi. L'abbigliamento potete anche incollarlo, quindi un progetto alla portata di tutte. Allora, io ho già realizzato Maria. La struttura di San Giuseppe è identica a quella di Maria, per questo l'ho già realizzata. Adesso vi farò vedere come fare i capelli, l'acconciatura al solito la decidete voi, come si fa tutto l'abbigliamento e la struttura sarà uguale. L'unica cosa che cambierà, diciamo, nella struttura dei personaggi è la sagoma è identica. Quella di Maria è più corta in altezza rispetto a quella di Giuseppe. Cambierà soltanto questo, la dimensione nell'altezza. Tutto qua. Poi la testa avrà lo stesso diametro di quella che ha Maria. Le braccia saranno un pochino più lunghe quelle di Giuseppe e un pochino più corte, ovviamente dobbiamo farli proporzionati tutti i pezzi, saranno leggermente più corte le braccine di Maria. Tutto qua, ma la dimensione in larghezza sarà uguale. Adesso vi faccio vedere mano a mano come ho realizzato la struttura. Allora, intanto lei la posizioniamo qui, anche perché non è del tutto ancora completa, mancano le braccia, la tunica, le maniche e la sciarpa. E poi il bambino Gesù che terrà con le sue manine. Allora, le misure per chi non può scaricare il cartamodello. Il corpo di Maria e il corpo di Giuseppe sono identici in larghezza. L'unica cosa che cambierà appunto sarà l'altezza. L'altezza del corpo di Maria è di 11 centimetri e la larghezza è di 6 centimetri. Il collo misura in altezza 2 centimetri e mezzo e la larghezza è di 2 centimetri e qualcosa, sempre identici le misure del collo e della larghezza uguali a quelli di Maria. Quindi 6 centimetri di larghezza, 2 centimetri, 2 centimetri e mezzo l'altezza e 2 centimetri e qualche cosa la larghezza. L'altezza cambia perché San Giuseppe è alto 15 centimetri, è più alto di Maria. Questo per quanto riguarda il corpo. Due tessuti messi dritto con dritto, cucite sul disegno della sagoma e lasciate l'apertura in basso. Una volta cucito tagliate tutto l'eccesso del tessuto e andate a risvoltare da qui. Una volta risvoltato lo dovete riempire pieno di ovatta a fiocchi, collo compreso, ben imbottito. Questo procedimento l'ho fatto vedere in tutti i tutorial delle bamboline di cui vi ho fatto il tutorial tante volte, da Lilly Dolly alla gingerbread, tutte le bamboline che ho fatto, il modo come va cucito e riempito con l'ovatta a fiocchi è identico. Stessa cosa per la testa. Per la testa la dimensione, adesso vi do il diametro, è di 7 centimetri. Il collo invece misura 1 centimetro e mezzo. Va disegnata la sagoma su due tessuti messi dritto con dritto, disegnate tutta la sagoma compreso il collo e una volta disegnata la sagoma andate a cucire su tutto il disegno della sagoma, collo compreso e qua sotto lasciate aperto. Andate poi a togliere il tessuto in eccesso, risvoltate e riempite con tanto ovatta a fiocchi e realizzerete la testa ben piena. Questo è il corpo, non posso alzare la tunica perché poi vi farò vedere, ho incollato il bordino della tunica alla base in legno che ho messo io. Comunque va riempito chiaramente anche il corpo. Questo per quanto riguarda la testa. Vedete, io ho già cucito, ho tolto l'eccesso e adesso devo andare a risvoltare da qui, dal collo dove c'è l'apertura e riempire con tanto fiocchi. Stessa cosa per il corpo, lo devo risvoltare e riempire con fiocchi. Le braccia, io le ho già cucite e anche imbottite, ho fatto quelle di Maria. Ho messo i tessuti dritto con dritto,
Ho cucito tutto intorno e ho lasciato un'apertura sulla parte interna del braccino. Una volta cucito vado a togliere tutto l'eccesso e dove c'è l'apertura lascio sempre un po' di tessuto in più. Una volta fatto vado a risvoltare, questo sarà il risultato. Dopodiché vado a riempirlo con l'ovatta a fiocchi e poi l'apertura la potete chiudere anche con un puntino di colla o con una cucitura a mano. Adesso do la misura. Le braccia di lui, troverete lui, quindi Giuseppe, misurano in altezza quasi 9 centimetri e la larghezza superiore è di 2 centimetri e mezzo e quella inferiore è di 2 centimetri. Le braccia di Maria invece misurano in altezza quasi 7 centimetri, la larghezza superiore è di 2 centimetri e quella inferiore è di 1 centimetro e mezzo. Allora, ho risvoltato il corpo di San Giuseppe che, ripeto, è identico a quello di Maria, solo cambia la dimensione dell'altezza. L'ho risvoltato e adesso lo vado a riempire con l'ovatta a fiocchi. Stessa cosa per la testa, l'ho risvoltata da qui e vado a riempire con tanta ovatta a fiocchi. La testa ha la stessa dimensione di quella di Maria. Poi andrò a riempire un braccino di Maria, l'ho già riempito. Adesso devo andare a riempire l'altro qui, da qui dove c'è l'apertura, riempio e poi l'apertura la chiudo con un puntino di colla. Stessa cosa per le braccia di Giuseppe, riempio dove c'è l'apertura con tanta ovatta a fiocchi e poi vado a chiudere l'apertura con un puntino di colla. Adesso mentre ci sono vi do anche le misure del bambinello. Allora, le misure del bambino Gesù. Allora, questa sagoma misura da testa a giù in altezza, misura 8 centimetri, la testa ha un diametro di 4 centimetri e mezzo, il collo è di 1 centimetro e questa larghezza è di 4 centimetri e qualcosina, ma 4 centimetri va benissimo. Sempre due tessuti messi dritto con dritto, disegnate la sagoma e cucite sul disegno della sagoma e l'apertura sarà in basso. Una volta cucita la sagoma, vado a togliere tutto l'eccesso del tessuto e vado a portare sul dritto e lo vado anche a riempire con l'ovatta a fiocchi. Quindi io velocizzo, ragazzi, risvolto e adesso vado ad imbottire tutta la sagoma e poi vi faccio vedere il prossimo step. Allora, una volta riempita la sagoma, dovete rientrare all'interno un centimetro abbondante e chiudere tutta questa apertura con aghe e filo con un punto fizza. Stessa cosa per il corpo di Giuseppe. Punto fizza, dopo aver riempito, chiudete e fissate il punto. Allora, ho chiuso l'apertura e ho chiuso l'apertura del corpo di Giuseppe e del bambino Gesù. Adesso vado a inserire il filo resistente qui, pizzico, faccio uscire solo un'estremità del filo e vado ad inserire la testa al collo di San Giuseppe, così come ho fatto per la Ginger, di cui troverete, ripeto, il tutorial sul mio canale e ve lo metterò giù nella descrizione del video. Quindi io velocizzo, vado ad inserire il filo e vado a bloccare la testa. Chiaramente anche con la Madonnina, con la Maria, ho fatto la stessa identica cosa. Allora, adesso prima di avvolgerlo nella copertina vado a dare un po' di colore al viso con il fard, sia al Bambino Gesù che a San Giuseppe. E dopo andrò a disegnare gli occhietti. Sul cartamodello vi metterò l'aiutino e gli occhietti che andrò a disegnare sia a Maria che a San Giuseppe che al Bambino Gesù. Piccolo aiuto. Adesso vado a disegnare gli occhietti al Bambino Gesù e a San Giuseppe. Ripeto, lo schema lo trovate su carta modello degli occhietti in cartolibreria o anche su internet da cinesi, insomma, vendono questo attrezzino, una riga con tutti i cerchietti di tutte le misure. Potete comprare questo, costa pochissimo, che vi aiuterà nel disegnare benissimo gli occhietti. Io vado a mano libera, solito prima con la penna cancellabile vado a disegnare gli occhietti. Allora, come misura, lo dico magari per chi non può scaricare il cartamodello,
misura mezzo centimetro in larghezza per un'altezza di 1 centimetro. Vado a disegnarli e li vado a colorare nel momento in cui sono convinta con l'acrilico nero, così come faccio sempre nei tutorial di tutte le bambole che realizzo. Allora, una volta disegnati gli occhietti, è tenerissimo lo stesso schema di gingerbread, quindi vi andate a vedere questo tutorial perché anche se la dimensione è piccola, la tecnica a modo mio è questa, cioè realizzarli così facendo 3 lineette e riempiendo questi 3 spazi col bianco, con il colore in questo caso azzurro, qui invece c'è il verde e il nero e poi i punti luce, uguale. Ah, devo fare 2 piccole ciglia che avevo dimenticato, piccole piccole, così. Benissimo. Adesso prendete un tessuto, adesso vi do la misura e vi ricordo che c'è scritto anche nello schema del PDF. Quindi anche chi magari non lo può scaricare, pigia su PDF, apre l'immagine e vedrà tutte le misure. Allora, io sto utilizzando per la copertina un pezzetto di Juta, un bianco panna. Ho già fatto l'orlino di 1 centimetro sulla parte superiore, prima ho rifinito con lo zig zag e poi ho fatto il bordino di 1 centimetro, poi ho fatto una cucitura sui 3 lati e sono andata a sfilacciare sui 3 lati. A questo punto la misura, quindi considerando che già ho fatto il bordino, fatela da 11 centimetri per 13. Vado a posizionare il bambinello così, in questa maniera, e vado chiaramente sulla metà della copertina, vado con la colla a caldo adesso a mettere 3 puntini di colla, un puntino qui all'interno, uno qui e uno sopra, 1, 2 e 3. Quindi vediamo se la colla è pronta. Voi fate così, vi centrate la metà, magari mettete un piccolo riferimento con la penna cancellabile, ma non c'è bisogno di essere così precisi. Così mettete un puntino di colla qui ed incollate e poi qui alle 2 estremità un puntino qui, così, e un puntino qui, in questa maniera. Che amore. Poi l'aiuta chiaramente è rigida, poi dovete fare queste pieghe qua, vi verrà in automatico, fidatevi, dovete piegarlo così, in modo tale che non andate a coprire del tutto gli occhietti. In questo modo, mano a mano, mettete piccoli puntini di colla, così, perché adesso deve diventare un fagottino. Poi vado a rientrare così all'interno, un altro puntino di colla e poi così. È veramente emozionante realizzare la natività ed è la prima che realizzo in assoluto. Puntino di colla anche qui. Ecco fatto. E adesso qui andiamo a chiudere. Colla. Benissimo. Qui vado a creare dietro una penza. E il fagottino è pronto. Ok, e poi mettete colla dietro e piegate in questa maniera la colla. Ecco fatto. Guardate, tenerissimo. Vediamo un pochino qua, che altrimenti prende freddo. Ok, che bello, veramente bello realizzare la natività, ragazze. Ok, adesso lo mettiamo sulle braccia di Maria, perché Maria è già realizzata, ma vi farò vedere come vanno realizzati i vestiti, perché i vestiti di Giuseppe saranno identici, cambieranno solo le dimensioni. Adesso vi do la dimensione, mano a mano che farò il velo a San Giuseppe, la sciarpa, la tunica e le maniche, vi dirò le misure per San Giuseppe
e le misure invece dell'abbigliamento di Maria, che sono identici, cambiano soltanto le dimensioni. Il procedimento per cucire e assemblare sarà identico a quello che farà Giuseppe e lo stesso identico di quello che ho fatto con Maria. Ok, adesso adagiamo con 2 puntini di colla. Guardate ragazze, sono veramente, cioè, veramente non trovo l'aggettivo per descrivere la bellezza e la delicatezza di questa realizzazione, è meravigliosa. Mettete un puntino di colla qui e un puntino di colla qui. Mamma mia, bellissimo. Cerchiamo di fare vedere così il visino, magari lo giriamo in modo tale che nel momento in cui poi andrà posizionato sulla base, che adesso vi spiegherò, ma potete farlo anche senza base, cioè senza realizzare una composizione, così come sono andranno benissimo messi ovunque. Vabbè, vado a mettere 2 puntini di colla e realizziamo San Giuseppe. Adesso, prima di realizzare San Giuseppe alla barba, io farò la barba e un ciuffetto di capelli. Adesso vi faccio vedere come ho realizzato i capelli di Maria e poi decidete voi l'acconciatura. Io praticamente li ho raccolti dietro, li ho fermati, ho fatto una piccola codina, ho tagliato perché tanto è nascosto dal velo e ho incollato dietro perché volevo che si vedessero solo i capelli davanti. Che meraviglia, ragazze. Allora, prendete qualsiasi tipo di lana voi avete, prendete un qualcosa che ha un'altezza di 15 centimetri e iniziate a fare tanti giri. Questo dipenderà anche e soprattutto i giri che andrete a fare, quanti ne dovete fare dal tipo di lana, perché più grossa come spessore ce ne vorranno di meno. Io adesso faccio una simulazione, ovviamente, solo per farvi capire, ma è facilissimo, l'ho fatto sempre tante volte ehm, nei tutorial di tutte le bamboline che ho realizzato, perché gira e rigira il procedimento è quello, cambieranno soltanto le dimensioni. Una volta fatto, prendete un altro filo di lana e andate ad annodare per bene qua in cima, così. Non necessita coprire anche il dietro perché, ripeto, c'è il velo di Maria, quindi dietro non si vedrà la nuca, la testa. Poi che cosa fate? Tagliate in giù e avrete formato i capelli, è facilissimo. Li andate ad incollare, magari vi andate a vedere il tutorial di qualche bambolina che ho realizzato, che vi metterò giù nella descrizione del video, così vedrete come si mettono insomma i capelli. Incollate qui e qui, prima li sistemate e poi li portate dietro, fate una codina oppure li incollate insomma dietro e il gioco è fatto. Invece per la barba di San Giuseppe, adesso vi faccio vedere. Allora, per la barba di San Giuseppe prendo della lana grossolana, prendo 3 dita e inizio a girare, poi tiro fuori, così, prendo un altro filo di lana, lo separo perché è troppo grosso e sulla metà vado a legarli, così, stringo bene bene. A questo punto vado ad aprire le 2 estremità. La barba si può realizzare in tanti modi, quindi io la faccio così, molto facile, anche perché ci vuole pochissimo, pochissima lana. Dopodiché potete anche aprire, se volete, questa lana. Prendete la vostra sagoma e io la voglio aprire questa lana. Aspettate, prendo la spazzola. Ok, una volta spazzolata e aperto i fili di lana, non proprio aperti, però insomma un po' aperti, cosa faccio? Magari li aprite così con un ago, le dita, se volete aprirla anche voi. Prendo la colla e mi vado a mettere tanti puntini di colla qua sotto, prima al centro. La barba io la voglio a V, quindi che faccio? Prendo la pistola, metto un puntino di colla, adesso vi dico scendete a partire dalla cucitura, scendete di 5 centimetri e posizionatevi dove avete fatto il nodino sulla metà della lana. Mettete un puntino di colla e aspettate che si asciuga.
Allora, io ho spazzolato tantissimo, vedete, perché la barba mi piace con i fili di lana aperti. A questo punto cosa faccio? Prendo la forbice e vado a creare così un taglio leggermente a V. Bellissima la lana aperta, i fili di lana aperti. Ok, benissimo, abbiamo sfoltito e sistemato la barba. Adesso facciamo un ciuffetto di capelli prima di mettere il velo e disegnare gli occhietti. Ok, prendete, io ho preso 1, 2, 3, 4, 5 fili di lana che misurano 13 centimetri, li ho uniti insieme sempre con lo stesso filo di lana e adesso ho aperto leggermente un po' i fili di lana, prendo la colla e vado a realizzare qui sulla metà della testa, vado ad incollare qui con un po' di colla perché voglio un ciuffetto a San Giuseppe, mi piace di più che senza capelli, quindi prendo un pochino di colla e la posiziono qui. Aspetto che si asciuga, dopodiché, dopodiché vado ad incollare anche qui la testa verrà coperta anche dalla sovratunica o dal velo, non so come il termine esatto, ma penso che sia la stessa cosa. Quindi vado a mettere un po' di colla qui e un po' di colla qui alle due estremità e anche un pochino all'interno, bellissimo. Colla, così. E anche di qua. Diciamo che ci assomiglia un po', eh? Bellissimo. Ok, un pochino di colla all'interno sotto i fili di lana, un puntino proprio poco poco li vado a mettere di colla. Guardate, mi si è appiccicato qui, ecco fatto, così. E anche qui. Benissimo, adesso possiamo, prima vado a disegnare gli occhietti. Io la sollevo così la barba, vedete, dopo che l'ho spazzolata parecchio, mi piace questo effetto proprio un po' sollevato. Bellissimo. Va bene, vado a disegnare gli occhietti. Il colore l'avevo già messo, magari ne aggiungo un altro pochino e poi mettiamo il velo e facciamo tutto l'abbigliamento. E nel frattempo vi do anche le misure dell'abbigliamento di Maria, che è il modello identico a quello di San Giuseppe. Allora, una volta disegnati gli occhietti, a Giuseppe li ho realizzati con il marrone. Cosa facciamo? Lo possiamo vestire chiaramente. Lo stesso abbigliamento che c'ha Maria ce l'avrà, lo stesso identico modello e lo stesso identico tessuto ce l'avrà anche Giuseppe. Quindi iniziamo. Il velo o la sovratunica. Qui troverete su carta modello abbigliamento Giuseppe, abbigliamento Maria e abbigliamento Bambin Gesù, che poi già l'avete visto, è solo la copertina. Quindi abbigliamento Giuseppe, sovratunica o velo. Questo tessuto misura 22 cm per 15 cm, mentre quello di Maria, velo o mantello, misura 30 per 18, quindi 30 per 18. Sulla parte del 30 centimetri per quanto riguarda Maria dovete fare un doppio orlino di mezzo centimetro e mezzo centimetro e poi qui sulle tre estremità, scusatemi, sui tre lati andate a fare una cucitura e sfrangiate se lo volete fare come il mio, se no usate il pannolencio, non ci sarà bisogno, magari lo decorate, potete mettere della passamaneria a vostro gusto, vedete voi. Quello di Giuseppe quindi abbiamo detto
22 centimetri perché sarà più corto per 15 centimetri, di cui ho fatto come a Maria il doppio orlino qui sul lato dei 22 centimetri, e qui ho fatto invece sui 3 lati la cucitura e poi ho sfrangiato tutto qua. Adesso andiamo ad applicare la sovratunica, non chiamiamola velo per lui, ma sovratunica. Quindi dove c'è il bordino andrà così come Maria. Lo posizionate in modo perfetto, mettete un puntino di colla qui e poi sistematelo così. Fate delle pieghe in questa maniera. Per ora qui non incolliamo perché dobbiamo mettere la tunica e le braccia. Quindi dietro piegate così e create queste due pieghe. Per ora potete anche mettere solo uno spillino, ma intanto iniziate ad assemblarlo, così vi rendete anche meglio conto di come verrà bellissimo. Ok, quindi qua momentaneamente io metto solo degli spilli. E adesso realizziamo la tunica e la sciarpa, e l'abbigliamento è facilissimo e ci vorrà soprattutto pochissimo materiale. Qui per ora non incolliamo assolutamente. La tunica, che sarà uguale a quella di Maria, un tessuto, io sto utilizzando un tessuto tinta in filo, e anche per quello di Maria, color panna. Questo tessuto lo troverete sempre scritto qui, tunica, quella di Maria, misura 25 per 9 centimetri, perché Maria è più piccolina. Cosa dovete fare per quello di Maria? Un unico tessuto, fate al solito il doppio orlino, questa sarà la parte inferiore, e sulla parte superiore dovete fare lo zig zag e solo un orlino di 1 centimetro, e poi rifinite le due estremità solo con lo zig zag. Stessa cosa e stesso procedimento per la tunica di San Giuseppe, cambieranno soltanto le misure. Abbigliamento Giuseppe, tunica, questa tunica, che ancora non ho scritto la misura, misura 25, alla stessa misura di quella di Maria. Aspettate, quindi la tunica misura 25 centimetri per un'altezza, considerate che ho fatto già l'orlino di 1 centimetro, quindi 13-14 centimetri di altezza. Quindi rifinitura con lo zig zag sui 3 lati, sulla parte superiore solo un bordino di mezzo centimetro e sulla parte inferiore il doppio orlino mezzo centimetro e mezzo centimetro. Quindi adesso vado a fare un punto zigzag qui e vado ad inserirlo a Giuseppe. Una volta arrivato qui alla fine, prendo Giuseppe e vado ad indossargli la tunica, quindi me lo sistemo così, mi sistemo la ricciatura e dietro qui c'è lo zig zag alle due estremità, quindi l'ho entrata all'interno un'estremità e anche l'altra, così sarà ben sistemato. Adesso potete anche incollare o cucire, quindi in questa maniera. Adesso io vado a fissare il punto e io pizzico non solo il vestito ma pure il corpo, lo vado a bloccare direttamente al corpo, così non si muoverà più, e vado a bloccarmi il punto. Invece qui metterò un puntino di colla per tenere chiusa la pistola. Qui questa estremità la giro all'interno e metto semplicemente 2 puntini di colla. Bellissimo. Adesso vi do anche la misura della sciarpa, sia di Maria, perché Maria ha questa sciarpa, e anche quella di Giuseppe, e poi realizziamo le maniche. Intanto chiudiamo qui e adesso vi faccio vedere come creare la base sotto. Adesso prendete qualunque cosa circolare, o prendete del cartoncino, perché tanto giù non si vedrà perché dovremo incollarlo poi sulla base, oppure un tronchetto di questi qui che trovate sempre ovunque anche dai cinesi, idem per questi anellini, oppure del cartone, magari uno sopra l'altro, li sovrapponete, create magari un piccolo spessore anche di 1 centimetro. Io ho a disposizione questi, quindi metterò il tronchetto, vediamo. Sì, metterò il tronchetto, ma volendo va bene anche l'anellino.
messo così, no, metterò il tronchetto. Adesso dovete mettere la colla qui alla base di un qualcosa che avete già a casa sicuramente, se no il cartoncino andrà più che bene. Una volta incollato tirate giù la tunica, questo darà molta stabilità, soprattutto se non volete creare una composizione. Io la metto ugualmente la base sotto, poi tirate giù la tunica e andate ad incollarla su tutto il contorno della base che sceglierete voi, che sia cartoncino, legno o plastica, insomma quello che avete. Così io metto della colla qui solo sul contorno e vado ad incollare dappertutto. Una volta incollato, che meraviglia, prendete un pezzetto di tessuto. Io userò sempre il Panama grezzo, ho fatto una cucitura lineare su tutti e quattro i lati, poi sono andata a sfrangiare alle due estremità e un pochino anche qui e ho realizzato la sciarpa. Allora, la misura della sciarpa di Maria è più, vedete, più larga rispetto a quella di Giuseppe, ma è indifferente, la potete fare anche come quella di Giuseppe, come diciamo altezza. Invece la lunghezza, quindi quella di Maria, quindi sciarpa di Maria misura 19 per 4 di altezza, mentre quella che metterò a Giuseppe, sciarpa, misura 35 per 3 di altezza. Ok, quindi adesso prendo la sciarpa e la vado a posizionarmela così, in questa maniera. E adesso fissiamo anche le braccia, ma prima facciamo le maniche. Quindi adesso vi do le maniche della misura di Maria, che andranno cucite nello stesso identico modo che vi farò vedere adesso, che è facilissimo. Una l'ho già realizzata e poi andrà posizionata qui e con l'altra terrà il bastone, che adesso vi faccio anche vedere. Poi realizziamo anche l'aureola. Um, Facilissima, si può realizzare anche con filo d'alluminio, ma io l'ho realizzato in un altro modo, adesso ve lo faccio vedere. Non volevo troppo oro in questa composizione molto shabby, molto minimal, molto, molto delicata, e quindi ho deciso, adesso ve lo faccio vedere come ho realizzato l'aureola. Va bene, iniziamo per la manica. Due tessuti. Quella di Giuseppe avrà questa dimensione che adesso vi dirò. Quella di Maria, ovviamente più piccolina, ha un'altra dimensione. Per quelle di Maria ci vorranno sempre due tessuti che misurano 9 x 9 cm. Troverete la scritta maniche. Misurano due tessuti 9 cm x 9 cm, mentre quelli di Giuseppe, la manica, misura 13 cm, 13 per 11,5, ma anche 12 va bene. Quindi sempre due tessuti. Cosa dovete fare? Stesso procedimento per le maniche di Maria. Dovete mettere dritto con dritto. Poi sulla parte superiore dovete distanziarvi da questa chiusura di 1 centimetro e mettete un segnetto. Poi se volete tracciate una linea da qui a qui, una linea in diagonale in questo modo. Così lo faccio a mano libera perché ragazzi non c'è bisogno di tutta questa precisione. Quindi iniziate a cucire, bloccate il punto e fate questa cucitura fino a qui e bloccate il punto. Ho cucito da qui a qui, adesso vado a togliere l'eccesso del tessuto aperto e vado a portare sul dritto. Tirate fuori per bene tessuto e vi ritroverete con questa sorta di tipo di cappello, perché la forma è quella. Cosa dovete fare? La cucitura deve stare all'interno del braccio. Qui potete anche tagliare 1 centimetro perché adesso dovete inserire un pochino di tessuto all'interno. Prendete il braccino, stessa cosa dovete fare, stesso identico procedimento con la misura ovviamente diversa, lo dovete fare a Maria. Quindi una volta inserito all'interno il tessuto, prendete il braccino e lo inserite all'interno, così, giungete, magari vi aiutate con una pinzetta. Ok, poi prendete la colla, qui dove c'è questa apertura, mettete un puntino di colla
e chiudete. Poi inserite all'interno un po' di tessuto, perché la manica è troppo lunga e non è neanche rifinita. Quindi mettete il tessuto all'interno, lo portate alla stessa misura dell'altra manica e poi fissate anche con un puntino di colla. Una volta portata a misura dell'altra, cosa dovete fare? Mettete un pochino di colla all'interno per bloccare la manica al braccino e adesso li andiamo a cucire con ago e filo da, io sto usando quello da ricamo, prendete il vostro San Giuseppe, prendete la prima manica, pizzicate e fate uscire solo un'estremità del filo. Questo passaggio l'ho sempre fatto vedere in tutti i progetti che ho fatto di bambole. Poi inserite all'interno del corpo, lo fate uscire dall'altra parte e fate la stessa cosa. Qui ci deve stare soltanto un filo, l'altro è di qua, inserisco nuovamente l'ago, vado a pizzicare il braccino internamente e lo faccio passare di nuovo nello stesso foro e poi vado a legare. Ok, adesso che l'abbigliamento è terminato, dobbiamo mettere soltanto qui metterò un po' di spago, poi realizzerò l'aureola e fisserò con dei puntini di colla, qui dove c'è la barba, tenetela un po' all'insù, qua le due estremità e mettete qui dei puntini di colla e poi fissate anche qui dove avevamo messo gli spillini. Perfetto, adesso facciamo anche il bastone. Va bene, vado a mettere la colla e vi faccio vedere come ho realizzato questa aureola. Allora, per realizzare il bastone, io personalmente ho utilizzato del filo grezzo, ma potete realizzarlo anche con un filo d'alluminio, un filo di ferro e potete incollare magari tutto intorno dello spago, magari più sottile, o del cordoncino. Io l'ho realizzato così, semplicissimo, che si adatta allo stile molto naturale e semplice della mia composizione. Quindi adesso io se volete vi do anche la misura perché lui lo terrà così, il bastone, e sta benissimo. Allora io ho fatto così, ho dato questa, ho creato queste leggere onde e ho girato così per dare la forma del bastone. Quindi orientativamente la misura è di 21 centimetri. E adesso vado ad incollarlo qui perché San Giuseppe terrà il bastone così, è bellissimo. Quindi puntino di colla qui e vado ad incollare l'aureola. O la realizzate al solito con un filo d'alluminio color oro o come piace di più a voi. Io ho usato questo filo animato con lana cardata, questo lo vendono già così in merceria. All'interno c'è un sottile filo di spago con un filo presumo di rame, non saprei, però è modellabile. Quindi che ho fatto? Vedete? Praticamente ne ho preso un po', adesso vi do anche la misura, e ho creato così, girando,
questo cerchietto, tutto qua. Vi posso dare anche il diametro, ma è facilissimo, è di 3 centimetri e mezzo, quello di Maria è un pochino più grande, sarà di 4 centimetri, vabbè facciamolo anche più grande, facciamolo simile a quello di Maria. Vado a girare proprio perché è modellabile e ho creato l'aureola. Poi cosa ho fatto? Ho preso della colla spray, se non l'avete prendete anche la lacca, quella che si utilizza per i nostri capelli per fissare le acconciature. Prendete un po' di lacca, spruzzate, almeno così ho fatto io, poi magari vi proteggete il piano da lavoro con un piattino, io lo faccio qui direttamente nel mio cestino. Ho spruzzato la lacca, ho preso la polverina e sono andata a mettere la polverina, tutto qua. Io ho dato questo tocco di color oro all'aureola, mi piace di più del filo d'alluminio, quindi vedete, adesso io continuo, vado a riempire tutta quanta l'aureola e poi andrò con un puntino di colla ad incollare dietro così. Taglierò chiaramente questo eccesso, questo l'ho lasciato per tenerlo, per poterlo tenere, ma poi io taglierò qui. Allora, io ho deciso di annodare intorno alla vita di San Giuseppe, sopra la tunica ovviamente, un po' di spago. Lo lascerò lungo, questo l'accetto. Un altro pochino lo tagliamo. Perfetto. Adesso sistemo la sciarpa, che l'avevo spostata per annodare per bene lo spago. Prendo l'altro braccino e lo sistemo benissimo. Adesso li metto un attimino da parte. Vi volevo dire un'altra cosa, anche perché sto velocizzando, altrimenti il video durerà tantissimo. Questi sono particolari facilissimi, che non c'è neanche bisogno di spiegarlo, facendo proprio il tutorial, facendolo vedere passo passo. Allora, su questa base di tronco io ho adesivato del linone marrone, ma potete mettere anche l'aiuto o non mettere nulla. O potete mettere anche la terra, questa qua, il foglio di carta che simula la terra. Io ho preferito mettere il linone, avevo questo e ho usato questo, anche perché mi piace. Poi ho preso questa corda in canapa che vendono in ferramenta o anche dai cinesi o su internet e ho incollato qui sul bordo per non far vedere la parte non rifinita del tessuto che ho incollato. Tutto qua, con la colla a caldo ho incollato tutto intorno. Basta, tutto qua. Adesso vado a realizzare ehm, l'albero e la stella cometa. Allora, per realizzare questo alberello io userò questo tessuto di lana cardata che a me piace tantissimo e si abbina perfettamente con lo stile, con i colori che sto utilizzando io per tutta la composizione. Sempre il cartamodello giù nella descrizione del video. Questo è l'albero. Eccolo qui, adesso do la misura e qui la stella, l'ho disegnata così, l'ho vista su Pinterest e mi è piaciuta, l'ho disegnata, poi questa verrà applicata qui sempre con lo stesso tessuto, solo che sotto metterò anche uno strato di filtro K per dare un po' di sostegno. Quindi le misure. Allora, questo alberello misura in altezza quasi 22 centimetri, la larghezza qua sotto è di 20 centimetri e il primo, diciamo, il primo triangolo con le punte stondate ha una larghezza di 14 centimetri e mezzo e l'altezza da qui a qui è di 9 centimetri. Questo lo dico per chi non può scaricare il cartamodello, così magari gli verrà meglio disegnare. Poi da qui a quest'altro, diciamo, triangolo, la misura è di 6 centimetri e mezzo e la larghezza è di 19 centimetri. Questa parte qui misura 6 centimetri e mezzo e qui vi avevo dato la misura che è di 20 centimetri. Adesso cosa faccio? Non posso disegnare sulla lana cardata, quindi lascerò il cartamodello su, lo appunterò tutto con gli spilli e andrò a cucire sul disegno della sagoma con lunghezza punto 2, che la macchina da cucire meccanica deve usare il punto più corto che avete. E qui lascerò sulla metà un'apertura, perché dopo andrò a risvoltare da qui, imbottisco con l'ovattafiocchi e inserirò anche delle lucine a LED all'interno, ma adesso ve lo faccio vedere. La stella cometa, stessa cosa. Disegnate una stella, questo per chi non può scaricare il cartamodello. Orientativamente vi do la misura. Questa stella misura 6 centimetri
per 6 centimetri. Questa punta più lunga è di 6 centimetri e mezzo. Disegno sul disegno della sagoma e non lascio nessuna apertura, sempre con la lunghezza del punto più corta che avete, quindi i tessuti messi dritto con dritto e l'imbottitura sotto. Stessa cosa l'avete dritto con dritto e cucite con la lunghezza del punto più corta che avete. Allora, dopo aver cucito tutti e due i pezzi e aver tolto tutto il tessuto in eccesso, separate adesso i due tessuti e fate un piccolissimo taglietto qui sulla stellina. Mi raccomando, state attenti a separare i due tessuti e a non tagliare tutti e due i tessuti, soprattutto sulla lana cardata, ecco, è un po' difficile perché si attacca la lana. Ok, una volta effettuato il taglio, vado piano piano a portare sul dritto e tiro per bene fuori tutte le punte. Stessa cosa per l'albero. Adesso velocizzo ragazzi perché devo risvoltare e tirare fuori tutto piano piano e quindi ci vuole un po' di tempo. E stessa cosa per l'albero. Da qui vado a portare tutto fuori sul dritto. Vabbè ragazzi, io velocizzo e vi faccio vedere cosa dobbiamo fare. Allora, dopo aver risvoltato la stella e l'albero, l'ho imbottito con l'ovatta a fiocchi. Qui c'è l'apertura. Qui invece dove c'è l'apertura ho ritagliato un altro pezzettino di lana cardata e vado a creare il tappo dove c'è l'apertura. Così. E adesso questa andrà posizionata qui che è bellissima, veramente bella. Ma bella, bella ragazzi, mi piace tantissimo quest'albero realizzato così. Devo essere sincera, più di questo, mi piace di più questo. Allora, quindi una volta fatto questo, ho imbottito per bene qui negli angoli, prendo le lucine a LED, aspettate che le cerco perché non le trovo. Adesso prendo il capo e lo inserisco prima sul lato, però sopra, proprio deve stare a contatto con il tessuto e piano piano andate a posizionarlo in cima e poi cercate di distribuire il filo di queste lucine a LED un po' sparse. Io però devo cambiare le batterie perché mi sa che sono un po' scariche queste. Questo è un lavoro che posso fare anche dopo, infatti, sono un po' scariche. Guardate che bell'effetto, mi piace tantissimo, proprio tanto. Più di quello che ho comprato, questa base in legno a forma di abete. Bellissimo. Sì, adesso cambio le batterie così la luce sarà ancora più accesa. Bellissimo, ragazzi, mi piace tanto. Proprio tanto. Chiaramente qui adesso andremo a chiudere o con un puntino di cucitura a mano, lasciamo il filo così fuori, perché questo poi verrà non incollato, ma se volete potete anche incollare, io lo lascerò così chiaramente dietro, verrà nascosto. Adesso vado a sostituire le batterie perché altrimenti fa poca luce. Ecco fatto, le ho sostituite, infatti la luce adesso è più forte, bellissime, bellissime. Ok, adesso vado ad incollare la stella, qui in cima, e iniziamo a comporre, almeno inizio a comporre questa decorazione. Vabbè, sistemo meglio le luci. Allora, incollo la stella. Così. Adesso fate la vostra composizione e ripeto, non c'è bisogno della base perché tutte queste decorazioni le potete mettere direttamente anche su un mobile. Io ho deciso di farlo perché mi trovavo questo tronco a casa e quindi ho deciso di farla così, però io non incollerò assolutamente nulla, io posizionerò i personaggi qua sopra in questo modo, ma non andrò ad incollare assolutamente nulla. Adesso vediamo come decorare ulteriormente mettendo qualcos'altro. Qualche idea ce l'ho, adesso vediamo. Questo poi, ripeto, a gusto vostro. Che meraviglia, ragazzi, è bellissimo. Quest'albero è stupendo, fatto con la lana cardata e le lucine all'interno. È veramente uno spettacolo, bellissimi. Allora, io non metterò nessun fiocchetto, ma ripeto, questo, la decorazione adesso a gusto vostro. Io vi posso dare l'idea come piace a me, perché chiaramente ognuno di noi ha i suoi gusti, quindi vi do l'idea che ho io e quello che farò io. Io mi sono procurato una manciata di sassolini, della paglia, del muschio, questo lo comprate anche lo trovate da Teddy, ma anche in molti negozi cinesi e costa pochissimo, penso una busta a 1 euro.
E poi metterò anche del potpourri alla lavanda che ha questo colore meraviglioso, che su questa tonalità di colori grezzi questo colore sta benissimo perché non è un colore acceso e ha un profumo stupendo alla lavanda, meraviglioso. Allora, cosa faccio? Qui metterò un pochino di paglia, quindi metto poco poco, ma proprio poco di colla qui e qui davanti ai personaggi metterò un po' di paglia. Qui vicino all'albero metterò un po' di muschio e sopra il muschio qualche sassolino, questi li trovate anche dai cinesi, oppure se avete un giardino, magari avete i sassolini, potete utilizzare anche quelli, li sciacquate bene, li mettete nella composizione e la paglia che trovate, ripeto, in busta sempre dappertutto. Faccio riscaldare la pistola e inizio a fare la composizione. Adesso aggiungerò anche un po' di porpori perché darà anche un meraviglioso profumo. Scelgo i pezzi che mi piacciono di più, anche perché non ne metterò moltissimi. Sceglierò anche i colori che faranno da contrasto con tutto il resto dei colori. Sono meravigliosi. Questo e questa che ha la forma di una rosa. Maria la rosa, la festa della Madonna. Ok, va bene, adesso questi pezzettini li andrò ad aggiungere un po' qua, un po' là, con tanti puntini di colla. L'unica cosa che non ho incollato sono i soggetti e l'albero di Natale e anche la lanterna, perché nel momento in cui poi la batteria si scarica e si trova giù il vano batterie, io devo poterla sostituire. E personaggi li posso anche disporre in modo diverso, o comunque non mi va di incollarli, perché si possono anche dopo Natale utilizzare e metterli su un soprammobile senza bisogno di mettere l'albero di Natale. Ecco, si può utilizzare se si vuole anche tutto l'anno. Meraviglioso. Ecco qui la mia natività terminata, bellissima, delicata, piccoli particolari, fatta a modo mio, a mio gusto. Quindi spero che è piaciuta anche a voi, magari voi ci mettete del vostro, perché ognuno di noi ha i propri gusti. A me realizzato in questo modo piace tantissimo, è meravigliosa. Se vi è piaciuta supportatemi con un cuoricino, iscrivetevi al mio canale se non siete ancora iscritti, l'iscrizione è gratuita, attivate la campanellina così il prossimo tutorial vi arriverà una notifica. Se vi fa piacere lasciate anche un commento e ditemi cosa ne pensate, se era meglio quell'albero o questo artigianale cucito da me. Eh, che dire ragazzi, io vi rimando al prossimo tutorial e spero tanto che questa natività vi sia d'aiuto, ma soprattutto vi sia piaciuta. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo tutorial, sempre natalizio. Ciao a tutte!